Allora amici, oggi ho da fare con questo Phragmipedium Fritz Schomburg. Ho fatto il video che era arrivato in pessime condizioni, l'ho messo in fibra, sta a posto. L'unico problema è che abbiamo lo stesso problema dell'altra pianta, ovvero sia ho tolto un po' di queste foglie vecchie e secche e il Phragmipedium siede un po' troppo alto rispetto alla condizione, tant'è vero che se voi vedete qua c'è una radice che non riesce ad emergere, questa piccolina qua in mezzo non riesce ad emergere per il semplice motivo che non ha sufficiente substrato intorno. La tiriamo fuori anche se a livello radicale comincia un po' a costiparsi. Non so quello che farò, quello che mi inventerò per poterla rinvasare. Intanto una cosa che facciamo è tirarla fuori, e quando tirate fuori il Phragmipedium anche in fibra di cocco pura, questo fa parte del mio primo step di fibra di cocco pura, aderisce tantissimo. Phragmipedium è proprio un tipo di orchidea che aderisce tanto, quindi è già per toglierla dal vaso di plastica e dal substrato diventa un pochino difficile. Perché aderisce così tanto? Perché in natura loro vivono presso le cascate, presso le ruscelli d'acqua, e quindi devono tenersi bene, perché quando ci sono delle piene, quando ci sono delle situazioni un po' di emergenza, ha bisogno che la radice aderisca bene alla parete rocciosa. Questo è un ibrido primario, abbiamo detto, tra il Covaci e il Besse, e viene fuori questa bellissima ibridazione che è il Fritz Schomburg. Guardate le radici. Allora, questa è fibra di cocco pura, abbiamo detto che la fibra di cocco pura sta benissimo. Guardate i peletti classici anche del Paphiopedilum, i peletti al lato della radice con la quale si nutre. Ecco perché deve rimanere sempre umido il substrato, per poter permettere questo, perché se non abbiamo questi peletti bianchi che voi vedete, che sono le estremità della radice con cui la radice stessa viene a cercare il nutrimento. Allora, in questo preciso momento che faccio il video, non so cosa fare, se seguitare a tenere tutto l'apparato e metterlo ancora in fibra in un vaso più grande, oppure se inventarmi qualcosa. Nel frattempo che ci penso un attimo, perché veramente non so cosa fare. Le radici sono fantastiche, a toglierla da qui e metterla in inerte mi ci scoccia un po'. Un attimo che ci penso. Eccomi di nuovo a voi. Allora, dopo un lento consulto, dopo aver preso una decisione molto riflettuta, allora ho tolto tutto il substrato dal cesto delle radici. Le radici erano perfette, ho fatto una scelta consapevole in quanto questo tipo di pianta vive su pareti rocciose, non vive in fibra di cocco, nonostante la fibra di cocco ha fatto miracoli, perché se voi vedete i video precedenti in cui questa pianta era arrivata dal garden dove l'ho presa, da importazione con 0 radici, oggi dopo 1 anno e mezzo mi sento soddisfatto del risultato acquisito. Però c'è un fattore di etica e di morale e di scelta, cioè questa tipologia di pianta, anche se è un ibrido tra 2 bestie sacre, che è il Covaci e il Besse, crescono in natura presso pareti rocciose, presso le cascate, presso dove ci sono anfratti, dove la pianta può stare agganciata solidamente quando solitamente fa delle piogge, delle eccedenze a livello dei torrenti dove lei cresce. Tante volte i torrenti straripano, quindi la pianta si ritrova anche sommersa per qualche giorno a livello radicale. Quindi ecco perché tante volte uno può lasciare le radici in 2 dita d'acqua, perché la pianta può vivere per qualche giorno semisommersa nella condizione. Se uno vuole rispettare la natura stessa della pianta, sono materiali rocciosi dove lei si aggancia, dove lei si aggrappa. Quindi ho scelto di mettere inerti, ma con anche una particolarità, che è il ghiaietto di marmo, quello che voi trovate nei garden quando andate a prendere il ghiaietto per fare le decorazioni dei vialetti. E questi sono tutti quanti avanzi di lavorazione del marmo di Carrara, e quindi anche ghiaia, marmo e ghiaia, avanzi che vengono poi
lavorati per poter fare i vialetti, quelli che voi fate quando andate nelle ville, no? Fate i vialetti per poter passare sui giardini. Quindi metterò questa tipologia di substrato qui. Il vaso precedente non lo utilizzo perché abbiamo detto era troppo basso, prenderò un vaso un pochino più grande, in questo caso il vaso sarà questo qui, metterò giù la pianta come ho fatto vedere le altre volte in modo tale che sia seduta come base su quello che poi metteremo a livello di substrato, perché se non la mettiamo seduta la pianta poi diventa un pochino un problema far crescere nuove radici. Allora, il ghiaietto di marmo ce l'ho qua, pesa veramente un quintale e mezzo, lo metteremo giù nel vaso. Ho anche un po' di lapillo, tanto questo è come l'aglio quando uno cucina, deve esserci sempre, no? Allora, questo è il lapillo, mettiamo giù un po' e un po'. È tutto asciutto, quello che sto mettendo giù è tutto asciutto e secco, però appena fatto bagneremo, anche se ho le radici belle bagnate perché ho tolto tutta la fibra di cocco che avevo prima. Metto giù tutto questo materiale in modo tale che la radice possa agganciarsi a qualche tipo di substrato valido per lei, ovvero sia che lei riconosce come substrato più o meno di provenienza. Allora, quando facciamo questo lavoro, ogni tanto, come dico nei video, qualche colpetto per mandare giù le radici. La pianta sta più bassa, ma ve l'ho spiegato, sta più bassa proprio perché ho bisogno di far sedere la nuova pianta sul substrato, non sollevata come stava prima, e in questo substrato penso che ce la possiamo lasciare per qualche anno, 3 anni, 4 anni, ovvero sia è un substrato che non degraderà mai, quindi non abbiamo problemi di degrado del substrato. Questo ghiaietto di marmo invece conferisce tutto quello che è presente nel suo habitat. Adesso vi faccio vedere come questa pianta sta cominciando a sedere nella parte del substrato giusta. La pianta più vecchia viene un pochino soffocata o perlomeno sommersa, ma non è un problema. L'obiettivo mio è che ho bisogno, in attesa poi che questa si sta preparando per la fioritura, e da qui a breve verrà fuori il fiore, molto ma molto a breve. Nello stesso tempo, finito il fiore, qui al fianco uscirà la nuova pianta, e se quella precedente sta con il culo all'aria, automaticamente sarà difficile che possa far radici. Quindi è questo un po' il senso del nostro fare. Avevo necessità di farlo come rinvaso, perché era un pochino che stavo dietro a questa pianta. La fibra di cocco è come lo sfagno, fa miracoli dopo un po' di tempo, però non possiamo avere vasi giganteschi con la fibra di cocco, perché poi la fibra di cocco, ecco, nasce più per altre tipologie di coltivazione. Ci possiamo coltivare tutto, ma in America la utilizzano per la cannabis a scopo medicinale. Quindi abbiamo fatto questo lavoro di mettere, guardate, vi faccio vedere, di mettere la pianta seduta nel substrato nuovo. Il vaso è più grande, però abbiamo giocato con l'altezza, perché praticamente, se voi vedete il substrato, il vaso precedente era leggermente più piccolo, però non è che abbiamo, sì, il vaso è più grande, ma l'altezza relativamente è quella. Praticamente ho fatto sì che, avendo più sponda nel vaso, riusciamo ad avere più seduta per la pianta stessa. Quindi come altezza di vaso, come diametro ci siamo, è solamente leggermente più alto, solamente per far sì che possa essere più protetto il discorso delle radici. Guardate, vi faccio vedere, questa era la fibra di cocco che ho appena tolto. Si creano poi questi strati di muschio perché rimane sempre umida. Questa è una caratteristica dei substrati umidi. Questo succede anche con lo sfagno, succede con tutti i substrati che tendono a rimanere umidi. Eccolo qua.
La fibra di cocco la possiamo riutilizzare, non è che va buttata via, questa qui è ancora pronta per essere riutilizzata, cioè non è che va buttata via. Anche la fibra di cocco che si comporta come un inerte, si comporta esattamente come un inerte, lo recupereremo a vita, come recupereremo a vita questo, come recupereremo a vita il lapillo. E questo è tutto per quello che riguarda il Phragmipedium, è un genere che a me piace tantissimo e quindi spero con tutti questi video di spingervi ad acquistarli o semplificare la vostra coltivazione. A presto e grazie di avermi seguito.